Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroen 2 cavalli Charleston. Questo è il nuovo invio, vi leggo la spedizione la numero 19, sono 5 numeri che vanno dal numero 76 al numero 80. Prezzo pagato 59,95 €. Come avete appena sentito dalla cifra, ci sono i 5 euro in più che sono dettati dall'aumento di €1 per ogni fascicolo. Volevo anche fare nuovamente questa specificazione. Diversi di voi mi scrivono dicendomi se continuo a fare la collezione. Ragazzi, sono arrivato alla numero 80, per forza che continuo. Ma al di là di questo, come sapete, almeno chi mi segue lo sa, io ho sottoscritto l'abbonamento, lo avete anche vinto dal pacco che ho ricevuto, per cui adesso io ricevo 5 uscite ad ogni invio. Chi lo fa con l'edicola, ovviamente come tutte le collezioni, può acquistare un fascicolo alla settimana. Ora, è ovvio che se io ho ricevuto il pacco precedente circa un mese fa, che mi ha portato fino al numero 75, chi lo fa con l'edicola ogni settimana prende un numero, quindi in 3 settimane che sono passate, circa un mese, si troverà al numero 78 o al 79. Come potete vedere però, chi ha fatto l'abbonamento si trova subito al numero 80. Perché? Perché l'azienda, in questo caso la De Agostini, sa perfettamente che non può avere una differenza così, diciamo, macroscopica tra chi fa l'acquisto in edicola e chi sottoscrive l'abbonamento. A meno che, ovviamente, colui il quale ha deciso di fare la collezione si sia deciso tardi, dopo che la collezione era iniziata da diversi mesi. Detto questo, state pure tranquilli, così come per quanto riguarda tutte le collezioni che sto facendo sulla playlist, io non appena ricevo i miei pacchi è ovvio che faccio i video. Bene, saluto tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. Ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali e questo solo, come dico e dirò sempre, grazie a voi che contribuite sempre con le vostre visualizzazioni, quindi il vostro tempo prezioso a dar vita al canale. Grazie a tutti. Alle persone invece che non mi, o meglio, che mi visualizzano ma non si sono ancora iscritte, ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. In questo video unboxing andrò a far vedere tutti i contenuti, non soltanto ovviamente questi, ma i contenuti sia scritti che dell'immagine, così se ci fosse qualcuno tra di voi interessato a dare lettura oltre che guardare le immagini potrà farlo. È ovvio che quando andrò a fare nello specifico il montaggio di ogni fascicolo andremo subito direttamente al montaggio. Bene, numero 76, seconda di copertina, dove potrete trovare i numeri utili e servizi per richiedere arretrati o altri servizi appunto che riguardano la collezione. E adesso buona visione e buona lettura.
I fascicoli di questa collezione sono davvero ricchi di contenuti. A me piace fare vedere tutto, nella speranza che voi non vi annoiate. Di solito chi fa la collezione vuole subito andare a vedere il montaggio, però vi garantisco che sono molto importanti e interessanti i testi e quello che potete trovare appunto su questi fascicoli. Vi esorto a leggerli. Ecco qui. Sicuramente non avrei fatto un volante in plastica. Infatti, se mi guardate anche nelle collezioni che sto facendo, ad esempio per la Lancia Stratos, il volante è in metallo. Questo è fatto molto bene, ma è in plastica. Peccato, perché è ovvio che non ci si deve giocare, ma se si deve andare a girare lo sterzo, e questo potrebbe risultare abbastanza rigido visto il peso del modello, conviene girarlo da qui e non da qui. Però, insomma, questo ci è stato dato e questo montiamo. Ecco qui. Poi andrò a pulirlo un po' da queste imperfezioni con una piccola lima, ma vi ho voluto far vedere da vicino la riproduzione perché è veramente bella. Ecco qua. Questo che sto per aprire adesso è il supporto del piantone dello sterzo con l'interruttore, dove questa è la parte fissa, quindi è puramente estetica, e questo è l'interruttore. Guardate che spettacolo come hanno riprodotto la levetta. Che è con la parte qui in metallo. Dovrò solo capire. Ah, ok. L'interruttore funziona per pressione. Sentite? Beh, dai, lo trovo veramente, veramente bello. Allora, via questo. Numero 77.
Qui ho poco da commentare, se non sperare che siate interessati alla lettura dei testi, anche se nessuno mi ha mai detto nulla a proposito in merito al fatto che abbiate apprezzato o meno quello che faccio e quello che sto facendo. Questo è l'altoparlante che permetterà al modello di riprodurre sia il clacson, quindi il sonoro del clacson, che l'accensione del motore. Sono molto soddisfatto di questo modello perché la De Agostini l'ha riprodotto veramente bene. Quello che purtroppo manca, ma in tutte le aziende, perché vi posso dire che di modelli, come si evince dalla mia playlist, ne sto facendo un po', e sicuramente tanti di voi ne avranno fatti anche più di me. Vi sarete quindi accorti anche voi che il controllo qualità è completamente inesistente, e questo è, come ho detto altre volte, una cosa che io ritengo irrispettosa. È come se uno andasse a comprare, che ne so, un articolo in un negozio e lo trovasse spesso fallato, e questo si sarebbe potuto evitare ovviamente con un controllo della qualità, perché ricevere un modello a casa, un particolare, che aspetti per giorni e quando ti arriva è fallato, e beh, dispiace. È vero, come aggiungo anche, che le aziende, in questo caso la De Agostini, non ti creano alcun problema per sostituirti il pezzo che da loro è stato mandato fallato. Ovviamente ci vuole una foto che garantisca che oggettivamente il pezzo è fallato e te lo sostituiscono. Il problema qual è? Perché mi è anche successo che quando ti arriva il pezzo nuovo ti può arrivare di nuovo fallato, e lì diventa un problema, perché anche se te lo rimandano, perché mi è successo anche questo, dà veramente molto fastidio. Ecco, questo lo ritengo irrispettoso, però evidentemente tutte le aziende tengono questa linea perché costa di meno. E cosa vi devo dire? Qui abbiamo appunto l'altoparlante. Mi raccomando, non toccate per nessun motivo la membrana, tenetela distante da viti o particelle metalliche, perché verrà subito attratto qualsiasi cosa di metallo contro la membrana e può danneggiarsi. Ecco qui. Poi abbiamo i due supporti dell'altoparlante che sono in plastica e una serie di viti. Bene, numero 78. Alla fine rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 75 e poi ci salutiamo. Non appena potrò acquisterò quell'oggetto che mi permette di non far muovere le immagini, come ad esempio adesso che sono ballerine, perché tengo
il piedistallo con il telefonino in mano. Mi raccomando, usate, se avete un compressore per soffiare la polvere prima di chiudere il modello. Diversamente vendono delle bombolette con all'interno dell'aria compressa e quelle sono le uniche che vi permetteranno di togliere tutta la polvere all'interno del modello. Successivamente chiudetela in una busta di nylon molto grande finché non avrete la vetrina, la teca. Spero non vogliate lasciare modelli di questo tipo alla polvere. Abbiamo terminato anche questo fascicolo. Abbiamo le due alette parasole, destra e sinistra, luce dell'abitacolo e una serie di viti. La luce dell'abitacolo è finta. Eccola qui. Nella Ford Gran Torino che sto facendo invece è funzionante. Aletta parasole lato guida. Guardate che spettacolo. Si bascula così e può ruotare di 360 gradi così. Cerco di farvi vedere la finitura se ce la faccio. Ecco, è zigrinata. Qui abbiamo il finto specchio, lato passeggero. Attenzione a questa pellicola, prendete un cotton fioc e lo fate aderire perfettamente bene su tutta la circonferenza, chiedo scusa, su tutto il perimetro. Ecco qui, una serie di viti e abbiamo visto anche questo fascicolo. Numero 79. Ricordo che il modello è in scala 1:8, edizione di Agostini, come ho già detto. Le uscite previste per il completamento di questo modello sono 110. Mancano 30 uscite alla fine anche di questa collezione.
La Citroen 2 cavalli Charleston, l'utilitaria francese per eccellenza, è qualcosa di più che un'auto, è davvero uno stile di vita. C'è un mondo intorno a lei. E penso che sia tutto meritato. È tutt'altro che facile, a mio parere, riuscire a progettare e creare uno stile qual è questo. Oltre alla nuance di colori, anche se ce ne sono tantissimi, ma nella Charleston sappiamo essere questo. E quindi, ripeto, è veramente una leggendaria icona automobilistica. Andiamo a vedere anche questo. Ricordo che un mio iscritto chiedeva se era possibile avere da qualcuno le lettere per la targa anteriore che aveva perso o aveva danneggiato. Questa è la posteriore e vedo adesso appunto che ne abbiamo ricevute tantissime, quindi ecco, penso che tu abbia risolto il problema. Diversamente, come ti avevo già scritto, non ti saresti dovuto preoccupare, perché alla fine avremmo risolto il tuo problema sicuramente, come ti avevo promesso. Ma non ce n'è più bisogno, eccole qua. Sono lettere molto belle perché sono in rilievo, lettere e numeri. Qui abbiamo la targa, il supporto, ecco qui. Ognuno potrà ovviamente personalizzarsela a suo piacere. E in plastica una serie di viti, e anche questo numero lo abbiamo visto. Numero 80. L'ultimo di questo invio, e qui ci sono veramente due pezzi bellissimi, come anche l'interruttore dell'accensione che abbiamo visto, delle luci. Allora, abbiamo il gruppo ottico posteriore. E abbiamo finito anche questo ultimo fascicolo di questa ultima spedizione ricevuta. Se avete piacere, ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Sarete così aggiornati su ogni invio, nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, troverete tanti altri modelli. Ed ecco qui.
Abbiamo i due gruppi ottici, come vi ho anticipato prima, posteriori, destro e sinistro. Guardate che belle queste plastiche, sembrano i fanali della macchina vera. Non hanno verniciato una plastica trasparente, ma è proprio la plastica che ha il suo colore, rosso e arancione. Bravissimi per averla riprodotta così. Tutto in plastica. Io ho specificato che è tutto in plastica perché credevo che questa parte fosse in gomma, invece è in plastica. Bene, adesso prendo quello che ho montato fino al numero 75. Ecco qua. Guardate che riproduzione. Qui abbiamo tutti i movimenti dei pistoni, andata e ritorno. All'interno qui abbiamo il vano batterie. Fate sempre attenzione a queste 4 asole che avete, una per ogni punto finale anteriore e posteriore del vostro telaio. A me ne manca una perché l'ho rimossa, questa invece non sono riuscito, questa era attaccata così, quindi sono riuscito a toglierla. Però ecco, fate molta attenzione perché è facile danneggiarle in quanto sono, contrariamente a quello che si possa pensare, in materiale plastico. Ed ecco qui. Cerco sempre di farvi vedere la finitura, perché non è un semplice pezzo di plastica. Ecco. Fate attenzione, come vi ho fatto notare dal montaggio dello specchietto, questo, lasciatelo lento, non stringetelo in maniera rigida, almeno finché
non avrete finito il modello e saprete con certezza che non dovrete più maneggiarlo come invece obbligatoriamente dobbiamo fare ancora adesso. E quando lo fisserete accertatevi che si possa fare questo movimento senza che questi vada ad urtare lo specchietto, vedete? Quindi regolatelo e lo stringete in maniera che non tocchi durante questa fase di basculamento. Questo ci servirà nella fase di montaggio del fascicolo numero 76 insieme al cruscotto. Eccolo qui. Qui abbiamo la chiave per l'accensione del motore. Vi ricordo che il contatto sarà generato grazie semplicemente all'inserimento della chiave che andrà a creare il ponte tra questi due fili interrotti. Vi ho fatto vedere un video dedicato proprio per regolarvi anche le due linguette che siano alla giusta distanza per potersi far sì che poi con l'inserimento della chiave, come vi ho appena detto, le due linguette possano toccare entrambi i lati della chiave metallica, altrimenti non riuscirete a fare accendere il motore. Specchietto interno, retrovisore, andava già montato, io non l'ho ancora montato. Questo è un altro particolare dei tubi del motore, quelli dell'aria. E qui abbiamo un altro pezzo molto grande che è l'interno dell'abitacolo. Ecco qua. I sedili sono dei sedili veri in miniatura. Andate a vedere la fase del montaggio, rimarrete a bocca aperta. Qui abbiamo i tappetini amovibili in gomma, bellissimi. Cinture di sicurezza. E questa è la parte sotto. Ecco qua. Ogni tanto tirate su parte del tessuto e controllate che tutti gli elastici dei tiranti siano ancora intatti, altrimenti sostituiteli, perché facilmente vi potrà capitare che qualcuno di questi si sia già rotto. Anche questo vi ho fatto vedere e vi ho spiegato tutto nei video dedicati. Bene ragazzi, questo video unboxing dal numero 76 al numero 80 è terminato. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie a tutti. Adesso ovviamente andrò a preparare immediatamente i 5 numeri che ho ricevuto con il video montaggio. Seguitemi, iscrivetevi al canale, cercate di aiutarmi a crescere e se avete consigli costruttivi per il mio canale datemeli con tutto il cuore perché ne ho bisogno. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video.